Questa non è una torta, è una zuppa di frutta, fatta con ingredienti davvero semplici che possono anche variare. Adesso li vediamo bene uno per uno. Cominciamo montando 250 grammi o ml di panna fresca non zuccherata, ma se volete usare quella vegetale zuccherata va benissimo lo stesso, purché siano 250 ml. Ma ricordatevi che per montare bene e subito la panna, qualsiasi essa sia, di utilizzarla a temperatura di frigorifero. In una comoda bacinella, grande, ciotola, mastello, bidone, quello che avete, mettiamo 250 grammi di mascarpone. Se non volete usare il mascarpone, usate 250 grammi di crema pasticcera. Poi aggiungiamo 4 bei cucchiai di zucchero, ma attenzione, se avete usato la panna vegetale già zuccherata ne mettete 3, se avete usato la crema pasticcera al posto del mascarpone sempre mettete un cucchiaio in meno di zucchero. Aggiungiamo vaniglia e rum a piacere, altrimenti al posto del rum potete mettere per esempio la scorza di limone o di arancia, e la lavoriamo per circa 2-3 minuti perché bisogna sciogliere un po' lo zucchero semolato. In questa specie di torta, zuppa di frutta la chiamo io, è una torta, un dessert semifreddo che faccio sempre d'estate. I miei ragazzi, questo era mio figlio, me la chiedeva da 3 giorni, allora gliel'ho fatta, e si fa in 5 minuti, è davvero facile perché d'estate non si ha voglia di star lì a lavorare sui fornelli, è velocissima. Ho mischiato la panna montata con la crema di mascarpone, che poteva essere anche di crema pasticcera, vi ricordo. Ora taglio a pezzettini piccoli della frutta che vi ho elencato qui, va bene le pesche, va bene le banane, le fragole, frutti di boschi, il mango. Non mettete frutti che fanno troppa acqua come l'anguria o il melone, importante che siano dolci, sodi e maturi. Faccio una specie di macedonia tagliata piccolina e me la metto in un piatto, in una ciotolina. In questo caso ho utilizzato delle pesche, della banana e dei frutti di bosco, molto semplici, ma va bene anche fatta con un frutto solo, per esempio tutta ananas o tutta lamponi, tutta fragole. Io ho messo more, mirtilli, ribes, pesca e banana. Ora ho pronto la crema, pronta la frutta, pronti i biscotti savoiardi oppure delle gallette purché siano sottili, e una bella teglia dove incomincio a mettere sotto 3 cucchiai della mia crema. Ci metto sopra dei pavesini o delle gallette secchi, non dovete bagnarli o inzupparli. Sopra, se volete, se non ci sono bambini troppo piccoli, qualche goccia di alchermes o di maraschino, oppure anche niente. È solo per dare sapore, non è per bagnare, perché per bagnare ci penserà la frutta che noi andiamo a mettere sopra i biscotti, non sotto, sopra. E quindi le pesche piano piano con lo zucchero rilasceranno un pochino di acqua che andranno ad ammorbidire i biscotti, e metto anche dei frutti come i ribes, come i mirtilli, che non perdono acqua, ma quella delle pesche basta e avanza. La sistemo bene senza esagerare. Per quanto riguarda lo zucchero, tenete conto che dipende anche dal tipo di frutta che mettete, perché se avete una banana, una fragola, una pesca molto dolci potete ridurre anche dalla metà lo zucchero, mentre invece, come in questo caso, se ci sono dei frutti di bosco che sono un po' aspri, va bene la quantità che vi ho detto. Quindi copro la frutta con un po' di panna, non c'è bisogno di metterla bene perché poi aggiungendo un altro strato di biscotti andremo a sistemarla con la pressione delle dita attraverso i biscotti. Mettiamo i biscotti quanti ne volete, potete metterne anche di più se vi piacciono. Poi ci metto ancora qualche goccia di alchermes e avanti così finché non finisco la crema o non riempio la teglia. Sopra potete abbellirla come volete, potete mettere la frutta a fettine in fila come una crostata, oppure la buttate su così alla muratura come ho fatto io. Poi dopo, con una cucchiaiata di panna montata che avevo avanzato prima, che avevo tenuto da parte, faccio qualche sbruffo di panna, così perché anche l'occhio vuole la sua parte. Poi sopra, per ultimo, sopra la panna, se volete potete mettere della granella, delle nocciole, dei biscottini sbriciolati, dell'amaretto sbriciolato, oppure lo lasciate così, una piccola foglia di menta o di basilico, e il vostro dolce è pronto in 5 minuti. Vi aspetto qui sotto in descrizione e ci vediamo alla prossima ricetta.